nuovo episodio di What. Negli scorsi episodi abbiamo parlato di smart working, digital workplace e oggi parliamo di lavoro agile o agile. Bene, ciao Agnese. Innanzitutto diciamo che la parola è adeguatamente azzeccata, visto che siamo tutti in remote working e quindi mai come adesso i modelli agili sono a beneficio e a supporto delle aziende. Dunque parleremo di agile o agile, quindi bisogna capire un attimino se italianizzare il tutto. Questa è una domanda adeguatamente semplice, anche se non bisogna sottovalutare la risposta, in quanto non è propriamente scontata. Perché? Proviamo, ad analizzare un pochettino questa definizione. Googolando, possiamo trovare una risposta un po' più generale che dice che una persona agile, cioè in generale la capacità di essere agili, è la capacità di muoversi rapidamente e facilmente. Poi ci sono tante altre definizioni che riguardano il mondo dello sviluppo del software e delle metodologie di project management, e io immagino che tu ti riferisci a quelle. Eh sì, perché le prime persone che mi hanno parlato di Lean Agile sono state gli sviluppatori e quindi io chiedevo a te, che so che hai esperienza nell'ambito di sviluppo agile. Bene, allora, corretto, hai già detto dei termini tecnici, super tecnici, quindi diamo un po' una definizione completa di questo agile. Dunque, possiamo definire agile il termine per descrivere un approccio allo sviluppo del software, come hai detto bene, che però pone l'accento su alcune peculiarità, che sono la delivery incrementale, la collaborazione, i team cross-funzionali, la pianificazione continua nel tempo delle attività e soprattutto l'imparare in modo continuativo. E tutto questo serve chiaramente per ottenere dei risultati necessari ai nostri clienti, perché i clienti sono un po' al centro dell'obiettivo dell'agile. Quindi perché tutto questo? Perché il concetto di agile, l'agile nasce da un'esigenza di risolvere un problema. Il problema che nasce molti anni fa è quello dei software di lungo corso. Grandissimi sviluppi software, spese di decine di milioni di euro, di dollari in generale in questo caso, parliamo più dell'ambito americano, per poi dopo ritrovarsi con che cosa? Con del software non utilizzabile e non utile allo scopo. Quindi lo sviluppo del software impiegava troppo tempo per dare dei risultati di valore nell'immediato. Il valore di business percepito si percepiva solo alla conclusione dello sviluppo e quindi nei progetti di lungo corso diciamo che passava troppo tempo dal momento in cui lo si pensava al momento in cui poi dopo questo veniva consegnato all'utenza finale, con tutti i rischi del caso. Quindi i rischi inteso come le risorse che iniziavano il progetto non è detto che lo finivano, magari progetti di 3, 4, 5 anni, in termini proprio anche di skill, visto che le tecnologie nel tempo avanzano. Dopodiché anche le assunzioni sui costi. Se io faccio un'assunzione sul costo di un progetto oggi, non è detto che fra 3 anni quelle assunzioni siano corrette, perché chiaramente questi costi possono aumentare o comunque fluttuare nel tempo. E inoltre, dal punto di vista più tecnico, il rischio di creare un qualche cosa che poi alla fin fine, quando si va in quello che viene chiamato system test, concedetemi questi elementi tecnici, in questi system test ci si rendeva conto che magari qualche cosa non era fattibile, quindi non realizzabile, quindi una spesa per poi dopo mettere delle patch alla fine. C'è una storiella di questo tipo, una storia, vero? Sai che questo è il mio libro preferito? Sì. Il libro sullo Scrum, in cui proprio comincia raccontando di un progetto
appunto che aveva avuto degli sviluppi molto lunghi senza poi dare risultati, un progetto addirittura dell'FBI, un progetto di sviluppo di una piattaforma software poi per la quale non si sono avuti i risultati sperati, e quindi l'autore del libro è stato coinvolto per svilupparlo attraverso un'altra metodologia che appunto è allineato un po' a quello che stavi raccontando. Esatto. E tutto questo ha creato quello che viene chiamato oggi l'Agile Manifesto, perché chiaramente, come dire, non è che poi dopo un Pinco Pallo si è messo lì e ha detto cambiamo totalmente la metodologia di sviluppo del software, ci è andata bene, ok, siamo salvi. Questo Agile Manifesto, che contiene alcuni principi e valori che non vado adesso a raccontare perché ci dilungheremo tantissimo, è quello che ha permesso fondamentalmente poi dopo di creare dei framework per applicare la metodologia agile. Alcuni di questi framework conosciuti sul mercato sono Kanban, Scrum e alcuni altri, che permettono appunto con delle regole ben specifiche di incasellare tutti quei principi che stanno all'interno del manifesto Agile. A me piace però cercare di riassumere tutto questo come lo sviluppo ciclico dei task, delle varie attività, quindi definire quelli che sono i requisiti, pianificare i task, fare il design, lo sviluppo, il rilascio, monitorare e ricominciare da capo. Ovviamente più sono piccoli le attività che andiamo a sviluppare, maggiore valore porteremo al nostro cliente finale, che potrà vedere sin da subito i risultati. Molte aziende quindi ad oggi, soprattutto negli ultimi anni, utilizzano questo approccio agile perché sono in grado di innovare più velocemente, ma soprattutto di cambiare più velocemente. Questo è il grande, come dire, il grande vantaggio che porta ai giorni nostri questo tipo di approccio. Questo problema ovviamente non c'era una volta. 30 anni fa, quando si pensava a un software e veniva realizzato dopo 2-3 anni, le esigenze più o meno erano quelle. Noi oggi pensiamo a un software che fra 2 mesi già non è più quello che avremmo voluto, e di conseguenza avere un approccio di questo tipo molto flessibile ci permette di essere, come dire, veloci al cambiamento. Perché appunto siamo in un contesto che cambia molto più rapidamente, sia in termini di tecnologia ma anche in termini di mercato. Cambia in termini di tecnologia alla velocità della luce, e in termini di mercato sta diventando anch'esso, come dire, un cambiamento alla velocità della luce, in quanto la globalizzazione ci mette nella condizione di confrontarci con entità che fino a ieri erano tendenzialmente sconosciute. Ma c'è di più, perché l'agile alla fin fine è entrato nei nostri processi, perché quando parliamo di cambiamento all'interno delle aziende parliamo anche di processi, modi di pensare, fino addirittura a identificarsi in quello che viene chiamato oggi il mindset agile, che è proprio il paradigma calato sulla vita di tutti i giorni. Quindi l'idea per cui il valore delle persone che lavorano insieme, che applicano la delivery incrementale, che imparano in modo continuativo, che sperimentano e che si migliorano, ci porta a pensare che questo approccio possa andare oltre al mondo del software, visto che da lì siamo partiti. Per oggi ci ritroviamo ad applicare questo tipo di paradigma nella vita quotidiana, per intenderci. Allora, quindi abbiamo capito che le modalità di sviluppo agile servono proprio per poter sviluppare in funzione della dinamicità del contesto. Quali sono però le basi di quello che tu stesso hai definito come mindset agile? Dunque, diciamo che l'elemento base che porta all'applicazione dell'agile e di un vero e proprio mindset è la non paura di fallire. Questo è il principio fondamentale. Quindi deliberare, e lo abbiamo detto, deliberiamo software, facciamo un'attività che non riguarda il software, che riguarda qualunque tipologia
di attività nella vita quotidiana, riflettere sulle attività che abbiamo fatto, migliorarsi e collaborare. Questi sono i 4 pillar di base, tutti supportati ovviamente dal fatto che non bisogna avere assolutamente paura di fallire. Quindi il mindset è poi, diciamo, ecco, qui parliamo più di mindset, e poi alla base di qualunque approccio che vogliamo utilizzare, e proviamo a identificare qui alcuni aspetti che sono estratti da un famoso libro che si chiama proprio Mindset di Carol Dweck, e che mi piace citare in quanto ha dei contenuti che fanno riflettere proprio sul concetto di mindset, che è molto legato all'agilità poi dopo di come applicare questo tipo di mindset. Quindi fallire è un'opportunità per crescere, e quindi abbiamo detto la non paura di fallire è un'opportunità per crescere, perché è l'unico modo per crescere velocemente. Questo lo sappiamo anche nella vita quotidiana. Quando noi sbagliamo qualche cosa ci ricordiamo di più dell'errore che abbiamo fatto, e quell'errore ci serve per poterci migliorare successivamente. Dopodiché un altro elemento di base è che posso imparare a fare tutto quello che voglio. Cioè non esiste la non capacità a fare qualche cosa, posso imparare chiaramente formandomi in modo adeguato. Abbiamo oggi libri che auspicabilmente si leggono ancora, video tramite YouTube, qualunque tipologia di risorsa ci permette di imparare a fare qualunque tipologia di attività. Dopodiché l'altro elemento sono le sfide che ci aiutano a crescere. Il fatto di non è una vera e propria competizione, però diciamo che le sfide tra persone aiutano ad accelerare questa tipologia di processo, e dopodiché i miei sforzi e il mio atteggiamento determinano le mie capacità. Questa è un'equazione importantissima. Quindi le mie capacità non sono solo legate a quella persona in grado di fare in autonomia, no, sono legate a sforzi e atteggiamento. Il mashup di questi 2 elementi determinano le mie capacità. Dopodiché feedback e critiche costruttive ci devono aiutare a crescere, e queste ci devono essere. Cercare di mai fare il lavoro da soli, ma condividere questo lavoro con qualcun altro per avere un altro punto di vista, e dopodiché essere anche ispirati dai successi delle altre persone. Qui subentra un pochettino la mentalità americana, dove si è sempre molto contenti dei successi degli altri, perché si impara da questi successi. Ed infine direi che la proattività del provare a fare cose nuove, nel cimentarsi a fare cose nuove. Ecco, tutto questo è una ricetta, mi piace parlare di ricetta per definire il mindset agile. Un mindset appunto fondamentale nei periodi di cambiamento e anche nei periodi di crisi, quindi forse è proprio questo mindset che può essere utile e messo in campo a maggior ragione nei momenti in cui ci sono forti cambiamenti che percepiamo come crisi, e che solo con un mindset di questo tipo riusciamo ad affrontare, magari riuscire a uscirne con un'evoluzione anche in termini formativi, di apprendimento, ma anche di innovazione. Corretto, quindi innovare velocemente, quindi torniamo alla definizione base di agile, muoversi rapidamente e facilmente. E allora in questo episodio ci hai un po' raccontato come è nato l'Agile Agile, quali sono i principi di base, poi magari faremo delle altre puntate in cui racconteremo come si può applicarlo nella vita quotidiana, magari anche nel mondo del lavoro di tutti i giorni, anche in remoto. Se volete approfondire il mondo dell'Agile, dello Smart Work e del Digital Workplace, trovate tutto qua. Ciao!